Oggi, cari amici, voglio iniziare una sezione nuova per questo mio canale, una sezione che intitolerò Arte e Occulto. Fin da piccola io ho amato l'arte, in tutte le sue forme. Mi sono interessata in particolare di pittura e nella pittura mi hanno sempre colpito le opere che io ho definito o definisco ancora oggi inquietanti, quelle che in qualche modo lasciavano stupefatto, ma mettevano in un atteggiamento di, sapete, di terrore quasi il fruitore, cioè l'osservatore. E tra queste io ancora oggi amo le opere di Ernst, di Dalì, di De Chirico, di Bosch, di Giorgione. E, e mi sono sempre domandata il perché io amassi in particolare i drammi della pittura, i drammi nella pittura. E studiando ho scoperto che probabilmente cosa lega me a queste opere è la passione che sia io sia i pittori nutriamo per l'occulto. Di questa passione magari ve ne parlerò in un altro video, però io ho sempre amato questo mondo altro, un mondo di visionari, ma di visioni, come vi dicevo, inquietanti, terrifiche, terribili, che mi hanno sempre mosso e avvicinata all'arte in generale. Quindi volevo iniziare questa mia sezione con uno dei quadri che io amo di più, che per mia fortuna, così posso andare spesso a vedermelo dal vivo, è comodo perché è a Venezia, nella collezione che Peg Guggenheim ha lasciato alla città di adozione, appunto Venezia, ed è visibile in Palazzo Venier. Quindi se al termine di questo momento un pochino difficile per tutti, di chiusura, di solitudini casalinghe, si potrà ricominciare a viaggiare, io mi auguro che possiate trovare il tempo per venire a Venezia ad ammirare dal vivo questo capolavoro di Max Ernst. Ed ecco il quadro, 1940, La vestizione della sposa. Quadro magnifico in cui Ernst mette insieme più simbologie a lui care. Al centro del quadro vediamo la sposa, coperta da questo mantello che che ha il culmine nella testa a forma di civetta. Civetta è sempre stato considerato un animale di grande intelligenza, però legato al notturno, legato a un mondo magico, e alle streghe, per esempio. Si narra che le streghe si trasformassero in civette di notte per andare a cercare erbe velenose o per andare a spiare le persone. Nell'antico Egitto e nell'antica Roma la civetta era presagio di morte. In Giappone, per esempio, la civetta è legata alla paura per le epidemie e per le grandi carestie. Quindi ha qualcosa in sé di inquietante questa sposa, perché noi non riusciamo a coglierne l'identità. Tanto è vero che nel retro Ernst pone, secondo alcuni, un quadro che la ritrae senza questi connotati. Secondo me uno specchio, perché lo specchio ruba l'anima, di questo ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ma è anche vero che lo specchio è rivelatore del mondo interiore, un mondo che solo la sposa può conoscere. Tanto è vero che con la mano, vedete la mano sinistra, sta allontanando questa figura femminile che dovrebbe rappresentare la verginità. Non sarei così sicura perché secondo me questa potrebbe anche essere il tentativo di scacciare una sorta di fortuna e una sorta di, vedete che il volto dell'altra giovane è girato, non è facilmente visibile, quindi un allontanamento di una condizione che non le appartiene o che non vuole che le appartenga. Sotto abbiamo la figura dell'androgino, quindi l'unione del maschio e della femmina. Questo è molto interessante perché è una figura molto utilizzata in pittura e che mette insieme in relazione l'Adamo e l'Eva, cioè il mondo, il momento prima della divisione
delle due realtà, maschile e femminile, quindi in qualcosa che almeno nell'atteggiamento sembrerebbe anche quasi un po' distratto, infantile, questa armonia tra l'uno e l'altro si è andata perduta. E infine, magnifico, il cavaliere in verde con questa lancia. Noi sappiamo che, lo racconta Ernst stesso, come il pittore sia stato colpito dalla morte del pappagallo a cui lui era particolarmente affezionato, proprio il giorno in cui nacque la sorella di Ernst. E lui attribuì la perdita del pappagallo alla nascita della sorella, quindi questo innescò probabilmente anche un concetto legato all'immaginario femminile che purtroppo qui non abbiamo il tempo di discutere. E lui creò un mito, l'uccello, sapete, per eccellenza, l'uccello che viene ad avvisarlo, l'uccello che viene a dare delle notizie, il suo famoso lop lop, però quest'uccello è anche, se notate dalla linea ottica della lancia che tiene in mano, qualcosa che profanerà questa immagine di sposa, questa immagine femminile, perché la punta della lancia dà proprio, segna proprio, vedete, il pube e quindi se volete dire così, anche la verginità della sposa, che questa è destinata a perdere. Quindi è magnifico, è un quadro poi dalla stesura e dalla fattura meravigliosi. Quei colori qui, io mi rendo conto nel video, non possano davvero dare giustizia di questo capolavoro, e io spero, come vi ho già detto prima, che possiate venire ad ammirarlo a Venezia, perché è un quadro fondamentale in tutta la storia dell'arte. Bene amici, vi saluto e vi do appuntamento una prossima volta. Troverò ancora per voi quadri di grande significato e di grande emozione.